Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a provare una cosa che è a scopo educativo. Quindi vi farò vedere con il Raspberry Pi, che abbiamo visto nei video precedenti, e questa simpatica antenna qui, con la sua schedina USB, Wi-Fi ovviamente, come andare a prendere le password WPA del vicino di casa. Ovviamente il video è a scopo educativo e alcune cose ovviamente vengono censurate. Quindi dovete assolutamente eseguire questo test, se volete, con le vostre apparecchiature. Accendiamo il nostro Raspberry Pi e andiamo qui, e un attimo solo perché l'ho appena acceso. Quindi dobbiamo necessariamente controllare appunto che sia acceso. Se non sbaglio l'indirizzo IP è questo. Ecco, una volta che è arrivato su, velocissimo, ci dobbiamo collegare con il nostro remote desktop, che è vero che al ping mi risponde, ma ancora non ha finito il boot, quindi un attimo. Ok, controlliamo adesso, perfetto, ecco qua il nostro Kali. Ora questa operazione io ve la faccio vedere con il remote desktop, ma si può fare benissimo in SSH, quindi non ci sono assolutamente problemi. Ve la faccio vedere con il desktop così perché è più figo, passatemi il termine. Come si vede io sono collegato alla mia rete Wi-Fi tramite appunto la mia piccola schedina Wi-Fi. Poi apriamo la console, o meglio la shell. Una volta che si è aperta, ora questo è leggermente lento perché è tutto Full HD, tutto pieno di grafica e quindi potrebbe essere un pochino lento. Sudo su digitiamo il comando wifi t. Qui dobbiamo specificare quale scheda useremo. In questo mio caso userò la scheda numero 2, che è appunto l'USB. Premo invio. Qui abbiamo tutte le reti wifi che sono intorno a me. Allarghiamo un po' la finestra. Poi per fermare il programma basta premere CTRL-C e lui si ferma, e tu dovrai scegliere se tutte, quindi se vorrai testarle tutte oppure una specifica. Io in questo caso ne selezionerò una specifica. Parte questo primo attacco che durerà 4 minuti e 54. Io per ovvi motivi metto il video in pausa e torno subito. Eccoci qua, mancano 6 secondi, 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e parte a questo punto la cattura dell'handshake e la password l'ha trovata e voilà. In questo caso è stato molto veloce perché l'avevo già fatto in precedenza, ma dove è andato il monitor? Ma tuttavia, se invece volessi provarle tutte, quindi facciamo un esempio, se le vuoi provare tutte, perché usando il Raspberry Pi è anche semplice perché non devo lasciare per esempio il computer collegato a ore lì a aspettare, quindi è più comodo. Quando ora lui ha finito la scansione ti faccio vedere. Lo puoi lasciare lì ovviamente attaccato che fa il suo lavoro, perché se gliele fai provare tutte richiede ovviamente del tempo e quindi non posso stare qui con voi, tenervi qui per niente. Quindi premo CTRL-C come prima e solo che io scrivo all. Lui parte e proverà a fare il primo attacco e poi il secondo che è per la deautentificazione dei client. Qui sulla destra vedi che c'è un client collegato, un client collegato, un client collegato. Quando c'è il client collegato è più facile.
perché disconnetti il client si ricollega e lui prende l'handshake immediatamente. Queste qui sono tutte WPA, quindi non WPA2, e questo è un grosso rischio, però vi devo dire la verità, secondo me qui il programma sbaglia un pochino, perché per esempio io uso il WPA3 e qua, come vedi, Valerio Home in questa connessione qui non mi dà solo i WPA. Quindi questo comunque è come poter fare. In più vi vorrei dire una cosa, molti guardano i miei video ma non sono iscritti. Iscriversi al canale a voi non costa niente e a me aiuta a crescere tantissimo, quindi se ti è piaciuto il video lascia un mi piace e un commento, così per l'algoritmo di YouTube, che vi ripeto a voi non costa assolutamente niente, però a me aiuta tantissimo a crescere. Dimenticavo, se vuoi vedere ancora altri video su come usare in questo caso il Raspberry Pi per le reti wifi, perché una volta che hai preso la password chiaramente la cosa più semplice è che hai internet gratis, cioè ti colleghi e lì finisce il gioco, ma si possono fare tante e tante altre cose, dalle scansioni al rilevamento di telecamere, porte automatiche, l'IoT, eccetera eccetera. Se ti interessa lascia un commento e io ti farò vedere altri interessantissimi video. Al prossimo e ciao!